Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. In questo video parlerò di aerodinamica fondamentale di una valvola, in particolare la valvola limitatrice o anche detta di massima pressione, dove possiamo vedere qui lo schema in sezione quando la valvola è chiusa e la valvola aperta e questa invece è una valvola di massima pressione. Prima di parlare della valvola limitatrice, io volevo parlare in generale delle valvole aerodinamiche. Si possono raggruppare in tre seguenti tipologie: valvole di controllo della pressione, valvole di controllo della direzione e valvole di controllo della portata. Per quanto riguarda il primo tipo, controllo della pressione, che funzione hanno? Hanno la funzione di limitare e proteggere il circuito da eccessi di pressione. Questo è l'obiettivo, controllo della pressione. A loro volta si distinguono in valvole limitatrici o di massima pressione, che è quella della quale andremo oggi a vedere le informazioni. Poi valvole di sequenza, di scarico, riduzione di pressione, bilanciamento, interruttore di pressione, pressostati e trasduttori. Valvola di massima pressione è la valvola più usata per regolare la pressione massima che deve esserci in vigore deve essere in un circuito idraulico. Come abbiamo detto, a cosa serve? Serve a proteggere la pompa, ma anche gli altri componenti dall'eccessiva pressione che può essere presente nei sistemi idraulici e inoltre mantiene costante la pressione all'interno del circuito. La pressione dell'impianto aumenta in base alla resistenza dell'olio che si trova nell'impianto, quindi è una valvola di fondamentale importanza quella di mantenere la pressione costante ed evitare dei problemi di sovrappressione. Queste valvole sono normalmente chiuse, altrimenti non sarebbero di massima pressione, il fluido passerebbe a qualsiasi pressione, anche quella sotto il limite massimo. È in grado di aprirsi quando, al raggiungimento di una predeterminata pressione, che è stata tarata, regolata, in modo da scaricare la portata necessaria in modo da mantenere il circuito pressurizzato. Qui vediamo il simbolo ISO 1219/1 della valvola limitatrice della massima pressione. Questa è la valvola di cui stiamo parlando e questa qua è la spiegazione del simbolo. Abbiamo ovviamente un ingresso della pressione e un'uscita. Questa tratteggiata indica la linea di pilotaggio che è interna comunque all'interno della valvola. La freccia è la direzione del flusso, che fa vedere che al momento è chiusa. La T è lo scarico verso il serbatoio, mentre la freccia con questa molla indica la possibilità di tarare la valvola. Come abbiamo detto, la funzione della valvola di massima pressione è assicurare che la pressione non superi il valore impostato. Non combiniamo guai, inviando al serbatoio il fluido in eccesso. Dove si montano? Generalmente in derivazione fra un ramo in pressione e il serbatoio, per lo stesso motivo che dicevamo prima: proteggere il circuito, pompe, motori, cilindri da picchi di pressione. Ma come funziona questa valvola? Ecco, ritorniamo allo schema che abbiamo visto inizialmente. Abbiamo la linea della nostra pressione che ovviamente va all'interno della valvola di massima pressione, ma ovviamente deve andare anche nel resto dell'impianto ad alimentare gli altri componenti. Vediamo che il fluido entra in questo e va a spingere questo stantuffo, questo pistoncino con la possibilità del passaggio del fluido. Il fluido ovviamente su questa faccia agisce una forza che è uguale alla pressione per l'area del nostro cilindretto, del nostro stantuffo. Qui abbiamo la nostra molla che è stata regolata ad una certa forza. Quando la forza che viene prodotta su questa superficie è maggiore di quella della molla, ecco che sposta lo stantuffo e il nostro fluido va direttamente allo scarico.
Qui vediamo la condizione chiusa quando la forza della molla è maggiore della pressione per la nostra aria. E quindi sta in condizione chiusa. Condizione aperta invece quando la forza della molla è minore della forza idraulica e quindi va in posizione di svuotamento, va in condizione di rientro verso il serbatoio. Quindi condizione di riposo quando è chiusa la linea della freccia all'interno del quadratino rappresenta la via di scarico ed è spostata verso sinistra verso il lato del pilotaggio. Quando la pressione raggiunge quella di taratura, vediamo che la freccetta invece la disegniamo così per capire che la pressione ha raggiunto quella di taratura e quindi la valvola è in scarico. Questa è l'ultima slide, vedremo che essendo una valvola di fondamentale importanza, ne troviamo già una nella centralina oleodinamica. Questa è la nostra configurazione di centralina oleodinamica di base. Possiamo vedere che l'1 è il motore elettrico, il 2 è il manometro, per sapere la pressione che avremo nel nostro impianto, il 3, questa è la valvola di massima pressione con un suo manometro. 4 è il tappo di scarico per il rientro dell'olio, 5 è l'indicatore di livello per sapere quanto fluido abbiamo all'interno della centralina del nostro serbatoio, 6 è l'intero serbatoio, 7 è il filtro di aspirazione, questa l'8 ovviamente è la pompa che ha aspirato lo manda al nostro valvola di massima pressione, ovviamente poi da qua ci sarà il resto dell'impianto, la pressione andrà avanti, andrà nella restante parte dell'impianto. Se dovesse essere superiore a quella di taratura, ritorna al serbatoio. E lo vediamo anche qui. La pompa manda in pressione alla valvola di massima pressione, ma va anche in pressione al resto dell'impianto. Quando la pressione supera quella di taratura, rientra al serbatoio. Adesso andiamo a vedere con il software FluidSim un'applicazione per vedere il fenomeno, il funzionamento di questa valvola. Eccoci nell'ambiente di programmazione, cioè creare gli schemi e la simulazione con il FluidSim. Questo è FluidSim H idraulico. Nuovo file. Posso mettere la griglia per sistemare i componenti. Vado a prendere il cilindro. Metto un attimo. Eccolo qua. Il mio cilindro, vado a prendere la valvola di distribuzione. Prendo una 4/2. Ecco, posso prendere questa che è nuda, collego questo per il rientro, la per la spinta, vado a sistemarla, a configurarla perché per adesso mi mancano gli elementi di pilotaggio e quindi gli dico che voglio per esempio qualcosa di meccanico, un pulsante da una parte e un pulsante anche sul lato right actuation. Il P è la pressione, il T è lo scarico. Adesso vediamo cosa possiamo mettere. Ok, prendo il mio motore, la mia pompa, 1320 giri al minuto, posso regolarla fino a 3000, la pressione attualmente è regolata a 60 bar, di default può andare fino a 400. Ok, prendo l'alimentazione della nostra pompa. Invece di usare direttamente la centralina, sto costruendo in questo modo prendendo dei semplici componenti. Invece qui c'è la mia centralina già completa, ma la tolgo perché voglio fare in quest'altro modo. Adesso vado a prendere la mia valvola di massima pressione, eccola qua. Portiamo la pressione alla nostra valvola di distribuzione, ma anche alla nostra valvola di massima pressione, che ovviamente deve andare ad uno scarico. Uno scarico lo metto qua e lo collego
Come dicevamo, questa si aprirà quando la pressione sulla linea, sulla rete, sul giro dell'impianto è superiore a quella che viene impostata. Adesso per quanto riguarda il rientro, potrei farlo anche direttamente con un altro serbatoio, ma ne approfittiamo per prendere un altro tipo di valvola che serve a regolare il flusso. Ecco questa qua. Ruotiamo la valvola, quindi allo scarico arriva qui e da qui va al mio scarico. Cos'è questa valvola? Questa valvola è una valvola di regolazione di flusso. Vedete che da 0,01 fino a 500 litri al minuto posso aprire il flusso e posso diminuirlo. Vedete qui c'è la regolazione. Adesso lo metto ad un dato più o meno al 50%. Se mando in simulazione il mio circuitino, vedete che va già direttamente in scarico. Per quale motivo va in scarico? Andiamo a vederlo. Clicco sopra perché la pressione della mia valvola di massima pressione è regolata a 50 bar, quindi essendo quest'altra regolata a 60 bar va direttamente in scarico, quindi questa qui la porto a 60 bar. Vediamo cosa succede. Rilanciamo la simulazione, vedete che va in scarico e quindi deve essere maggiore, quindi la porto a, facciamo 61 bar e 15 pub. Ecco, vedete che adesso non va in scarico, esce scarica ovviamente da quest'altra parte. Questa qui mi fa vedere adesso la regolazione di flusso. Se invece di 100 ovviamente il cilindro si deve spostare più lentamente, non da questa parte ma quando ovviamente va in avanti. Dicevamo che per adesso vedere il funzionamento della valvola di massima pressione non posso diminuire la pressione perché non sarebbe reale. Come faccio a far vedere che la pressione qui aumenta? Devo creare un artificio per cui per far aumentare la pressione, ad esempio, posso prendere una valvola on-off, eccola qua, una shut-off valve, la giro, ruota, facciamo di 90 gradi, ok. Questa valvola sarebbe un rubinetto, posso aprirlo, posso chiuderla al massimo e ovviamente la pressione vado a leggerla, sposto un attimo il tutto, vado a leggerla per così dire, prima a valle prima della valvola di intercettazione, di chiusura, prima di questo rubinetto, perché questo rubinetto adesso è aperto al 100%, quindi non succede assolutamente niente se lo mando linee sovrapposte, va bene. Se lo mando in funzionamento, vedete, non succede niente perché la valvola è completamente aperta, quindi non c'è un aumento di pressione nel mio circuito. Vado a fare un'altra cosa, vado a prendere anche un manometro, lo metto qui così controlliamo la pressione che c'è in questo ramo, il famoso lago di Como. Linee sovrapposte, va bene.
pressione di 60-21, ricordiamoci che qui la pressione è 61, quindi non si può aprire. Proviamo adesso a diminuire il flusso, lanciamo, nonostante l'azionamento sulla nostra valvola, vedete che la pressione arriva sempre a 60, 18, 60, 17, nonostante la chiusura di questa valvola. Proviamo ancora, 60 e 20, adesso fa proprio fatica perché la valvola il flusso è ridottissimo. Comunque abbiamo visto che con 60 e 20 ancora la valvola non si apre. Adesso la differenza tra questa regolazione e la regolazione della pompa non è esattamente così, ma per far vedere l'effetto, visto che abbiamo capito che i 61 non vengono superati, faccio 60, cosa facciamo? Abbiamo detto 18, se supera 60,18 deve aprirmi la valvola, andiamo a vedere se è così. Come dice che siamo a 60, è già in scarico. Vedete che è già in scarico. Vado ad aprire un po' di più. Sono sempre in scarico. Adesso no, 60 e 15 no. Quando supera i 60,18 la valvola entra in scarico. Questo è quello che volevo far vedere, cioè il funzionamento della valvola limitatrice o valvola di massima pressione, che interviene in protezione dell'impianto quando la pressione è maggiore di quella necessaria per il funzionamento dell'impianto. Grazie per la visione del video, spero che vi sia piaciuto. Semplice spiegazione della valvola, di questo tipo di valvola. Se desiderate, se vi è piaciuto, mettete un pollice in su, un like, iscrivetevi al mio canale dove potete trovare non solo video sull'aerodinamica, ma su moltissimi altri argomenti. Buona continuazione con la vostra navigazione su internet o YouTube e arrivederci al prossimo video.